Ciao a tutti, ma che è la partner o il partner con attaccamento evitante? Il partner o la partner con attaccamento evitante potrebbe sembrare un narcisista, dato che utilizza alcuni comportamenti sgradevoli e singolari, come ad esempio si defila pur di non affrontare i problemi oppure sparisce qualora il rapporto inizia a tentennare. Ebbene, diventa fondamentale fare una precisa differenza tra narcisismo e attaccamento evitante, dato che in ambedue le occasioni si evidenziano atteggiamenti analoghi. Iniziamo con il soggetto narciso, che pensa di essere superiore a chiunque altro ed è per questo che si rivolge alle persone in modo arrogante e molte volte aggressivo. Prova astio ed è molto sensibile alle critiche. Da non dimenticare che non prova affatto empatia e non è in grado di percepire le necessità e le emozioni degli altri. Il narcisista è concentrato soltanto su se stesso e sulle sue aspirazioni, è per questo che percepisce il partner come una persona che ha l'obbligo di appagare ogni sua richiesta. Inoltre, non è possibile entrare in empatia con lui, senza dimenticare che ogni suo atteggiamento ha lo scopo di ferire gli altri. Mentre una persona con attaccamento evitante ha come caratteristica una evidente indipendenza e tende a rimanere a debita distanza da chiunque. Non ama sentirsi implicata in situazioni sentimentali e il più delle volte diffida delle altre persone. Non ha la capacità di esternare le sue emozioni e predilige intrattenere solamente rapporti non impegnativi. Tale timore di intrattenere relazioni un po' più serie intralcia i rapporti al punto che diventa arduo esprimere una minima considerazione per l'altro, che spesso e volentieri diventa vitale per mantenere integro un legame sentimentale. Inoltre, la partner o il partner con attaccamento evitante trova molto faticoso far fronte alle classiche problematiche di coppia. In poche parole, non è in grado di dare le giuste attenzioni al partner. Quando la coppia entra in crisi e quindi si dovrebbe parlare, discutere e trovare un compromesso, preferisce allontanarsi ed evitare qualsiasi confronto. Se si trova in una circostanza particolarmente sgradevole, aggira l'ostacolo e si sottrae al partner, evitando così di affrontare determinate difficoltà. La persona con attaccamento evitante non ha la gestione emozionale, poiché l'universo emotivo la terrorizza e la sconvolge. Ma è possibile entrare in empatia e, cosa ancora più importante, non ha l'intenzione di ferire nessuno. In definitiva, la maggiore distinzione tra i due profili è proprio l'empatia. La persona con attaccamento evitante è sicuramente cosciente delle sue complessità e fa di tutto per non nuocere e turbare il partner e arriva al punto di chiedere un sostegno da parte di uno psicologo. Mentre l'individuo con personalità narcisistica non si assumerà mai la responsabilità dei suoi errori, delle sue problematiche o dei suoi abusi, ma sarà sempre pronto a criticare, a diffamare e a dare la colpa al partner. Di conseguenza non sarà propenso a chiedere supporto ad uno psicologo. Ma c'è un'altra partner che dà del filo da torcere al narciso e lo spiego nel video qual è la donna che domina il narcisista. Dove il narcisista non lo sa, ma quando incontra questo tipo di persona, lui ne andrà fiero, con la convinzione che sarà un gioco da ragazzi, ma non sarà così. Ora mi rivolgo a te e ti lascio con due domande e mi farebbe piacere se rispondessi qui sotto nei commenti. Come la vedi una relazione tra un narcisista o una narcisista e una persona con attaccamento evitante? E tu sei un uomo o una donna con attaccamento evitante? Fammelo sapere. Grazie per avermi seguita.